Qui siamo nel tratto iniziale del fiume Stella, più o meno il primo tratto navigabile con delle imbarcazioni tra l'altro modeste, come questa, che è un'imbarcazione che è stata acquistata con il progetto LIFE appositamente per fare degli interventi in particolare sugli alberi che crollavano sul corso d'acqua, lo ostruivano e quindi potevano causare dei problemi alla stabilità delle sponde con l'innesco di fenomeni erosivi pericolosi anche nei confronti degli habitat boschivi adiacenti. Oltre che per la navigazione ovviamente. È un ambiente molto umido dove guardandoci attorno già vediamo le specie costitutive principali dell'habitat che ci interessa, quindi lontano nero, poi più in là c'è il frassino sifillo e qui non si vede ma ci sono anche diversi salici più avanti, salice bianco in particolare. Il fiume Stella con le sue esondazioni crea degli ambienti umidi che sono ideali per questo tipo di habitat. Il 91 è 0, quello che si vuole tutelare. Tuttavia ci sono dei nuovi, chiamiamoli pericoli per la conservazione di questo habitat. Il primo è quello delle fluttuazioni della falda e dell'abbassamento generale della falda. Il secondo è quello della presenza di specie alloctone invasive ed in particolare dell'Acer negundo. Qui non troviamo robinia perché il terreno è troppo umido, però è perfetto come situazione per l'acero della Virgilia. Quindi uno degli interventi che si è cercato di fare è stato quello di eradicare, non è possibile, però perlomeno contenere la presenza di questa specie alloctona. Inoltre si è cercato di mantenere delle condizioni selvicolturali idonee alla conservazione di questo habitat. L'intervento che è stato eseguito non è particolarmente innovativo, nel senso si è proceduto con degli interventi selvicolturali di diradamento selettivo, ovviamente rilasciando solamente le specie proprie dell'habitat, e si è cercato di eliminare sia sradicando quando sono soggetti piccoli che semplicemente tagliando in maniera ripetuta gli esemplari di Acer negundo che trovavamo. Alla fin fine però l'obiettivo ultimo è quello di dotare questi boschi di numerose piante portaseme delle specie adatte. Cosa vuol dire questo? Vuol dire cercare di rilasciare degli alberi di ontano, nero, di frassino sifillo, di tutte le altre specie costitutive che abbiano una chioma sufficientemente ampia e condizioni ambientali adatte ad essere vigorose e quindi disseminare abbondantemente. Più seme di queste specie c'è, più abbiamo la garanzia che l'habitat continua a perpetuarsi nel tempo perché le condizioni ambientali sono di per sé adatte. Inoltre mantenere una copertura non eccessiva anche può essere considerato un qualcosa di utile perché lasciando crescere il bosco, accumularsi di materia organica al suolo, questo porta a una naturale successione, quindi da questi boschi umidi si passerebbe col tempo sostanzialmente dai quercocarpineti, cioè entra la farnia, entra il carpino bianco, quindi si passa a un altro tipo di bosco meno legato all'acqua. E questa è una cosa da contrastare in maniera attiva, per quanto possibile, cercando di mantenere situazioni anche strettamente collegate all'azione dell'uomo. Faccio un esempio: numerose ontanete sono dei cedui praticamente puri di ontano che vengono ceduati anche a raso periodicamente e in questo modo riescono a mantenere la loro presenza nel tempo, consentendo anche alla flora sottostante di rimanere quella tipica. Un ulteriore aspetto, anche se non preminente, che comunque è stato preso in considerazione, è quello legato al ciclo del legno morto.
non è così semplice, perché ad esempio tutti gli alberi che cadono verso il fiume vengono fluitati a valle e vanno a ostruire la luce dei ponti, quindi è un problema anche di sicurezza non indifferente. Viceversa, le piante che cadono verso l'interno di solito vengono utilizzate dai proprietari boschivi e quindi c'è una carenza sostanziale di legno morto in questi ambiti. Si è cercato di fare alcune piccole cose, nel senso dove si intendeva favorire certi alberi come piante madri portaseme, invece che eliminare abbattendo gli alberi vicino, si è fatta semplicemente una cercinatura, lasciandoli seccare in piedi, quindi creando tutto l'habitat adatto a certe specie. Una situazione del genere e un intervento di questo tipo si può dire tranquillamente che è replicabile in qualsiasi ambito golenale e retrogolenale. C'è da dire una cosa tuttavia, il mantenimento di questi ambienti era legato un tempo al divagare dei fiumi, in modo che c'erano sempre delle zone erose e dove il livello del terreno si abbassava e quindi c'erano le condizioni adatte all'innesco di successioni forestali che partivano dal saliceto arbustivo per poi passavano ai boschi umidi come nel 91-80. Adesso che questo divagare dei fiumi non c'è più, per forza di cose il mantenimento di questo habitat è legato anche a interventi di tipo attivo. Per questo è importante il coinvolgimento dei comuni e direi soprattutto delle comunità locali. L'importante sarebbe riuscire a garantire un livello minimo e sicuro di approvvigionamento di risorse economiche tali per pagare semplicemente la benzina per queste imbarcazioni, il materiale di consumo e favorire in tutti i modi alle proloco locali, ad esempio, la partecipazione per interventi di pulizia, ad esempio, sul corso del fiume, di altri diradamenti e cose del genere. Quindi l'aspetto sociale, l'aspetto umano diventa fondamentale. Trovare delle persone interessate e se si trovano un tappeto rosso davanti e cercare di facilitargli la vita fornendo tutto quello che è necessario per portare avanti questo tipo di interventi.